La potenza della I è nulla senza il controllo riprende una famosa pubblicità della Pirelli del 1994 al lancio dei pneumatici P6000 che avevano lo scopo di controllare la grande potenza delle macchine veloci. Oggi ci troviamo più o meno nella stessa situazione, abbiamo sistemi di generativa AI molto forti che continuano a crescere, continuano a migliorare la loro performance, ma che sono di fatto molto difficili da controllare. Che cosa vuol dire controllare? Penso sia capitato a tutti lavorare con questi chatbot e fare domande, e a tutti è capitato che la prima risposta non ci andava bene e piano piano, continuando a conversare, siamo riusciti a raggiungere un risultato positivo. Ora, finché capita a noi questo non è un problema, ma quando dobbiamo costruire un processo aziendale complesso ci dobbiamo assicurare che la risposta sia corretta. Allora, per controllare le AI c'è bisogno di un'altra AI, perché stiamo parlando di un contesto molto complesso, stiamo parlando di comprensione del linguaggio, di correlazione tra le parole, quindi non è possibile utilizzare sviluppo classico, ma dobbiamo utilizzare altri strumenti di intelligenza artificiale. Ecco che nascono le architetture neurosimboliche. Che cosa vuol dire, in parole povere? Vuol dire utilizzare due meccanismi di AI. Uno, che è quello moderno, gli LLM, che hanno grandissima potenzialità, ma che non sono accurati, e l'altro, utilizzare invece un'IA semantica che è complessa ma molto accurata. Ecco, se noi riusciamo a mettere insieme questi due mondi, riusciamo a sfruttare la potenza dei LLM e metterci un po' di controllo. Per sviluppare progetti di AI in maniera consapevole e responsabile, prima di tutto le società dovrebbero domandarsi quale AI usare. Oggi va di moda la generative AI, ma non è detto che un processo aziendale debba essere per forza risolto attraverso la generative AI, anzi, alle volte non è esattamente lo strumento da utilizzare. Quindi la prima cosa da fare è capire quale delle N AI messe a disposizione del mercato si può utilizzare. In generale oggi la generative AI è sempre un pezzo di questi processi e allora in quel punto ci si deve domandare come riesco a controllare il risultato? E qui si apre un tema molto interessante. Che cosa vuol dire avere una risposta corretta? Perché nel mondo dell'essere umano noi siamo in grado di ricevere una risposta e capire se è corretta e utile, ma nel mondo della generative AI una risposta corretta potrebbe essere inutile. L'esempio classico è: sai le ore? Sì. La risposta è corretta ma non utile. La seconda domanda che le aziende si devono fare è: qual è il mio goal finale? Che cosa voglio ottenere veramente? E partire da lì, non partire dall'inizio, ma partire dalla fine. Se io so qual è il goal finale, sono in grado di capire quali architetture AI, quali sistemi di intelligenza artificiale usare, che spesso saranno la combinazione di sistemi neurali e sistemi simbolici. Perché? Perché io devo essere sicuro che non solo la risposta deve essere corretta e controllata e anche etica, ma che deve raggiungere lo scopo finale. E alle volte non è detto che la risposta corretta sia utile allo scopo che voglio raggiungere. Quindi il mio suggerimento è quello di partire dalla fine, definire qual è l'obiettivo finale e da lì tornare indietro per cercare di capire quali sono le architetture di intelligenza artificiale che sono più utili. Il controllo delle AI è un meccanismo che permette, attraverso una serie di passaggi, di assicurarci che quello che l'AI generativa produce venga in qualche modo controllato in diverse dimensioni. Quali sono queste dimensioni? La prima dimensione è la dimensione etica. Sappiamo che sull'etica questi modelli fanno un po' fatica e se io devo fornire al mio consumatore finale un sistema di generative AI, devo assolutamente affrontare questo tema. La seconda dimensione di controllo è la trasparenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso dimostrare come sto facendo quei controlli. Oggi, se utilizzo solo sistemi generativi, l'unico modo che io ho per controllare un LLM è attraverso il prompt, che però non è un'istruzione, ma è una domanda, e sono due cose molto diverse. È come chiedere un favore a qualcuno. Io sto chiedendo un favore, ma dall'altra parte c'è sempre qualcuno che potrebbe interpretare la mia richiesta in maniera diversa. Invece io devo dare un ordine, e questo ordine lo posso dare solo attraverso altri sistemi di intelligenza artificiale. La terza dimensione è una dimensione di sicurezza, cioè io devo avere uno strumento che mi permette, anche laddove sbagli, di suggerire cambiamenti e di ottenere l'accuracy che io voglio. Oggi l'unica cosa che io posso fare attraverso gli LLM è modificare il prompt, che non è accurato. Con strumenti semantici e simbolici io posso, a fronte di un errore,
correggere istantaneamente. Questo è chiaro che dà alle aziende la possibilità di avere un controllo progressivo del risultato fino ad arrivare ad avere un controllo completo.